Oggi a Dai Roma News. Dybala. Se sbagli anche tu non c'è più rimedio. Roma e Adidas lanciano la linea Originals. La svolta imponderabile. La Roma con Philippe Colbert per fondere calcio ed arte. Mourinho. Adesso basta. Inizia Dai Roma News. Ben ritrovati alla nuova edizione di Dai Roma News. Prima di iniziare ti ricordo di mettere un mi piace e non mancare di iscriverti al nostro canale. La trasmissione viene pubblicata ogni martedì. Queste sono le notizie. Come sempre, iniziamo con Cuoco e tu, Roma, figlia mea. L'ultimo incontro con il Sassuolo aggrava la colpa del giovedì europeo. Ecco quello che penso di alcuni giocatori nella partita con il Servette. Aouar, chi l'ha visto? Nemmeno la famosa trasmissione è riuscito a trovarlo. Si vocifera disperso nel massiccio dell'Atacor, in Algeria. Paredes, la Roma non aveva bisogno di un vigile per smaltire il traffico dei suoi giocatori. Se invece di sbracciarsi, giocasse a pallone, eviterebbe di fare la concorrenza ad Alberto Sordi. Spinazzola, l'uomo che non deve chiedere mai. Quando gioca sembra che ti faccia un piacere. Ma è a lui che bisogna chiedergli perché non riesce a crossare decentemente un pallone, cosa che gli riesce una volta ogni 5 partite, e mi sento buono a dire solo 5 partite. Pellegrini, su di lui non commento perché altrimenti dovrei essere cattivissimo. Per lui il verdetto è, assolto per insufficienza di prove, è appena rientrato dall'ultimo infortunio. E poi c'è lui, il nostro Paolino Dybala. Se anche lui riesce a sbagliare 3 gol, come è riuscito a fare nella partita con il Servette, possiamo dire che non c'è trippa per gatti. E allora, Cuoco e tu Dybala, fili mi? Sarai in grado di farci tornare a sognare? Grazie, e alla prossima. Torna l'iconico trifoglio di Adidas, insieme al lupetto di Gratton. Gusto vintage e materiali di ultima generazione si mescolano in questa nuova linea, che dà la possibilità ai tifosi giallorossi di esprimere con orgoglio il proprio look. Kit composto da una track suite, adicolor con zip, e un pantalone con fondo rosso e le iconiche 3 strisce in giallo. Una t-shirt e una felpa con cappuccio essenzial a completare la collezione. Una linea che unisce passato e futuro, con lo scopo di riproporre uno degli outfit sportivi più tradizionali e diffusi a livello mondiale. Do la parola al commento del Il punto del mister. È da più di mezzo secolo che tifo Roma, e ne ho viste di tutti i colori. Dalla mia prima apparizione allo Stadio Olimpico contro il Newcastle, era il 1973, perdemmo 2-0, e passando per la finale di Coppa Campioni, 30 maggio 1984, e per tantissime altre partite, mai avevo assistito a qualcosa del genere. Sembrava una storia già scritta, e invece è accaduto l'imponderabile. La Roma che ribalta il risultato, rimonta e vince, e si colloca al 4º posto in campionato, grazie ad un calciatore nel quale nessuno riponeva la minima speranza, Rasmus Christensen. Sono contento per la squadra, per i tifosi lì presenti, per i nostri cuori sofferenti, e sul punto di cedere lì, su quel divano, in una domenica qualsiasi di dicembre. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta, non sempre finisce male, un lieto fine c'è. Per oggi mi fermo qui, è abbastanza, anzi è molto. Sempre forza Roma! La Roma è lieta di annunciare una partnership innovativa con l'artista contemporaneo di fama mondiale, Philippe Colbert, il figlioccio di Andy Warhol. Dopo la realizzazione del percorso di sculture all'aperto, lungo via Veneto, e l'ingresso di Villa Borghese, Colbert reintroduce nella capitale il suo personaggio iconico, l'Aragosta, descritto dall'artista come un cartone animato contemporaneo, protagonista del surrealismo. Il simbolo delle sue opere indosserà con orgoglio i colori della Roma, accogliendo i tifosi allo Stadio Olimpico, dove le emozioni della Roma prendono davvero vita. Do la parola al commento di Parla Pasquino. Non ho più parole per giustificare l'atteggiamento dei calciatori della Roma. Dopo il pareggio con il Servette, il commento di Mourinho è stato: qui c'è gente che non ha una storia in Europa e gioca in modo superficiale. Per poi aggiungere: c'è chi ha perso un'occasione.
C'è chi bussa alla mia porta chiedendomi i motivi per i quali non gioca più spesso. Da adesso questa gente deve sapere che giocherà solo quando gli altri sono morti. Sono totalmente d'accordo con il nostro allenatore. Purtroppo aggiungo che probabilmente il rischio è quello che in campo ci andrà lui con i suoi collaboratori, visto che non dovrebbe far più giocare l'intera rosa della sua squadra. Molti commentatori continuano a dare la colpa a Mourinho, ritenendolo colpevole di ogni cosa. A mio parere non è Mourinho il problema. Io ritengo che da quando Walter Sabatini è andato via, alla Roma, prima con Monchi, poi con Petrachi, ed infine con Tiago Pinto, non sono stati capaci di scovare calciatori in grado di saper giocare a pallone. Per me questo è il punto. E quindi più volte ho detto che non si può cavar sangue da una rapa, ovvero, pretendere da questi calciatori qualcosa che non sono in grado di dare. E con ciò, ho detto tutto. E quindi, dai Roma! Siamo giunti al termine di Dai Roma News. Se ti è piaciuta la trasmissione metti un mi piace. Ricorda di seguire le nostre notizie, iscrivendoti al nostro canale. Per riascoltarci, noi pubblichiamo ogni martedì. L'appuntamento è alla prossima edizione.